Buongiorno a tutti. Quest'oggi io parlerei del praticante di magia, cioè coloro che possono e vogliono praticare la magia. Non è una cosa semplicissima, anche se la magia teoricamente dovrebbe essere praticabile da chiunque, cioè chiunque dovrebbe poter fare magia, siano essi maschi che femmine, grandi che ragazzi, neri, rossi, turchini, eccetera, eccetera. Però per fare magia occorre avere il contatto col mondo invisibile. Il contatto con il mondo invisibile, che deve essere con un io ben centrato, cioè non perché uno va fuori di capocina, si può ottenere solo abbattendo quelle mura che circondano la nostra mente. Le mura della nostra mente, cioè il nostro mentalismo, è dato dai condizionamenti che ci riversa addosso la società, a cominciare dai nostri genitori fin dall'infanzia più remota. Cioè fin da piccolissimi noi veniamo condizionati. Per certi versi il condizionamento serve come possibilità di adattamento al branco, perché noi siamo animali da branco. Per altri versi il condizionamento è completamente, fantasioso, è completamente inventato, è completamente errato e ce lo portiamo appresso da millenni. Se non togliamo questa barriera, questa coltre che avvolge la nostra mente, difficilmente possiamo, anzi, assolutamente non possiamo venire a contatto con il mondo magico, cioè con il mondo invisibile. Perché fare magia non è agitare la bacchetta magica e fare bibidi bobidi bu. La magia è questione di contatto con un mondo altro. E questa capacità di contatto può avere due cause principali. Una, ci si nasce. Qualcuno ci nasce. Questo qualcuno ci nasce in genere si vede dal fatto che ha delle capacità un po' particolari, a volte ha una capacità di preveggenza, intuisce delle cose che stanno per accadere, ha dei contatti strani con la gente, tipo sente che la nonna sta per morire o che il fratello, il fidanzato o la fidanzata stanno correndo un pericolo, eccetera, eccetera. Oppure hanno avuto da bambini un contatto con un'entità invisibile, tipo il famoso amico immaginario, che di solito non è immaginario, ma sono delle entità che cercano di aiutare i piccoli, o hanno avuto altre particolarità di vedere l'aura dell'altro, possono essere infinite le capacità, però c'è sempre qualcosa di anomalo, no? Da cui si scopre questa possibilità. Naturalmente questa dote innata deve essere alimentata. In alcune scuole iniziatiche insegnavano che prima bisognava togliere questa capacità per ricominciare da capo. Questo succedeva perché i capi della società iniziatica avevano molta scusate, prendo subito la mentina sperando bene, avevano molta paura, avevano molto timore che queste persone che avevano delle qualità potessero essere loro concorrenti, potessero avere seguito a loro discapito.
Naturalmente questo dipendeva dal fatto che le persone non avevano abbandonato, le persone, questi capi, non avevano abbandonato i loro schemi mentali, per cui avevano avevano il timore che altri potessero sopraffarli, si sentivano in concorrenza con gli altri. Chi abbandona gli schemi mentali non ha questa paura. Scusate, ma mi capita spesso che quando comincio a parlare viene un po' di raucedine, poi passa. Dunque, dicevo, ci sono delle persone che hanno delle qualità alla nascita, è come se avessero un canale di trasmissione che deve essere però maggiormente aperto, deve essere un po' ripulito. E tra l'altro la cura di questa apertura, di questo canale di comunicazione, aiuta anche le persone ad evolversi. Tutte le altre invece lo possono ottenere abbattendo gli schemi mentali. Ora, la caduta degli schemi mentali non è per tutti. Ci sono persone che non sopportano di veder cadere i propri schemi. Non c'è nessuna colpa e nessuna questione di valore umano, che quello è uguale per tutti. Però è una questione di predisposizione. Se non siamo predisposti a far cadere la nostra mente, a meno che non siamo già predisposti, come ho detto prima, alla magia, noi non possiamo praticare magia. Ma c'è un terzo requisito, in realtà, ed è che la magia richiede applicazione. Quando la maggior parte degli schemi più importanti, diciamo schemi mentali, sono caduti, noi veniamo a contatto con questo desiderio di magia. Veniamo a contatto con un desiderio di ampliamento del mondo. Cerchiamo altro e ci colpiscono tutte le cose che fanno riferimento alla magia. La magia è un'arte, perché è un'arte, piuttosto solitaria all'inizio, dopo no, ma questo è un altro paio di maniche. Comunque per lungo tempo è solitaria, richiede pratica e applicazione. Ognuno ha un suo tipo di magia che gli è congeniale. Anche questo lo vedremo più tardi. Però è importante che chi pratica abbia un luogo dove altri non mettono mano. Perché? Perché la casa si riempie delle nostre energie, ma si riempie anche delle energie di coloro che vi coabitano. In genere i bambini non inquinano molto le energie, inquinano l'aria con gli strilli, i giochi, le cose, le urla, anche di giocosità, in genere è così, insomma, no? Cioè nel senso che rendono difficile un raccoglimento. Però a livello energetico in genere i bambini non inquinano, gli adulti sì. Per cui è molto difficile, se non quasi impossibile, io direi direttamente impossibile, il praticare in un ambiente che è frequentato da altri. In casi di impossibilità assoluta bisogna avere almeno un armadietto, un contenitore che nessuno tocca, dove mettiamo delle nostre cose che in questo caso fanno da catalizzatori e che usiamo quando nessuno può vederle. È più faticoso, ma anche questo si può fare. Spiego meglio. Se la persona, maschio o femmina che sia, non ha la possibilità di avere in una sua stanza
di uso esclusivo, cosa non facile oggi, deve almeno avere, se non uno sgabuzzino, almeno un armadio o uno sportello di un armadio che è chiuso a chiave e in cui nessuno può mettere mano, no? E quindi quando non c'è nessuno, lui o lei si aprono questo armadio, tirano fuori dei catalizzatori che servono proprio perché non c'è la stanza adatta, se no la stanza diventa catalizzatrice. Ma poi ognuno può mettere degli elementi che siano congeniali a se stessi, che possono essere un tipo di pietra, un calice particolare, un pugnale particolare, una brocca, una ciotola, una seta, quello che gli pare, ciò che l'aiuta a entrare in quella dimensione. Se una musica può aiutarlo a metterlo in una dimensione, va bene anche la musica. Non a tutti fa piacere, nella mia esperienza, non a tutti fa piacere per esempio ascoltare una musica mentre praticano magia, a certi dà fastidio, ad altri li aiuta. Allora ognuno sceglie il suo sistema. Questo per dire che non c'è un sistema unico, come propugnano spesso le scuole di magia che danno le loro regole. Così come parliamo di castità. Come ho detto tempo fa, noi viviamo in una società sessuofobica. Essendo sessuofobica, succede che la maggior parte delle scuole di magia, se non tutte, prescrivono la castità o l'astinenza. C'è una differenza fra la castità e l'astinenza, parlo, cioè magicamente parlando, perché è chiaro che l'astinenza è non fare atti sessuali, insomma, no, di qualsiasi genere, mentre l'astinenza è considerata più un fatto mentale, no? Un fatto di sensazione, cioè non pensare al sesso, eccetera, eccetera. Però questa distinzione viene fatta in un senso un po' più profondo, e cioè che se si fa sesso con amore, questo si può fare, se si fa sesso tanto per sfogare i propri desideri sessuali, non si può fare. Questa è la regola magica della maggior parte delle scuole. Allora, torniamo a noi. Diciamo come stanno le cose. C'è chi riesce a trovare una certa serenità mentale solo dopo aver fatto sesso. Cioè il fare sesso lo aiuta a raggiungere una serenità mentale, cioè a mettere la mente fuori uso. C'è gente che se fa sesso invece inquina tutto il resto. Generalmente se si ama la persona con cui si fa sesso, non basta dire mia moglie o mio marito, ma se c'è l'amore, effettivamente quello non solo non inquina, ma aiuta a entrare nella dimensione. Poi un giorno parleremo anche di questo, anche perché ci sono scuole di magia che si basano su questo, ma potete capire quello che avviene, insomma, no? Velo pietoso. E invece ci sono persone che hanno una tale tensione nervosa che se non fanno sesso non riescono a liberare la mente. Allora per ognuno bisogna stare attenti. Certamente quello che se non fa sesso non libera la mente c'ha un equilibrio un po' ballerino, no? Cioè c'ha una grossa tensione, e di questa tensione bisogna tener conto, perché attraverso quella tensione
ci sono degli schemi mentali che si possono attivare e attraverso cui può filtrare l'astrale. Cioè non è la questione di essere puri nel senso di essere puri di cuore, bravi, buoni, belli, eccetera. Non è questo. La questione è poter tacitare la mente affinché, mentre siamo nella dimensione altra, non penetri l'astrale negativo. Perché è vero che si fanno i riti, no? Di scongiuro, di cose, eccetera, eccetera, ma se noi siamo aperti a quello, non c'è scongiuro che tiene, parliamoci chiaro. La purificazione è dalla mente. La purificazione è nel senso di non farsi sopraffare dalla mente, perché aspettare che a tutti sia caduta completamente la mente, ti ci voglio, insomma, no? Però almeno che non siamo sopraffatti proprio mentre facciamo magia. Chi sono quelli che possono fare magia? Generalmente le donne, ma semplicemente perché gli uomini non ne vogliono sentir parlare di magia, ma quelli che ne vogliono sentir parlare hanno già una parte femminile bella preponderante, no? Perché altrimenti sono preclusi all'anima, perché la magia è dell'anima. Il desiderio della magia è animico, non viene se non c'è l'anima che parla. Io ricordo quando cominciarono a cadere le ultime parti, le parti più considerevoli dei miei schemi mentali, che io cercavo affannosamente la penombra, non amavo il sole in quel periodo, dopo no. Non amavo il sole, amavo la notte, amavo la luna, cercavo il mondo dei fantasmi, cercavo l'argento, non potevo indossare l'oro, era una ricerca dell'argento, solo l'argento mi piaceva. Cercavo tutto ciò che aveva a che fare col mistero, cercavo le storie di fantasmi, di oltretomba, addirittura di cimiteri, e soprattutto mi colpiva la luce della luna, mi dava un senso di nostalgia, di grandissima nostalgia di un mondo perduto, di un mondo che sentivo perduto, anche se non sapevo perché o come. E in genere chi è predisposto alla magia sente un po' questa nostalgia, e quando si parla di magia, almeno se è fatto in un modo ragionevole, diciamo, sente un po' di essere a casa sua, sente che quella è la direzione giusta, che quello è il mondo giusto, è il mondo che vorrebbe conoscere. Quindi alla magia sono predisposti sia le donne che gli uomini, in realtà. La chiusura della mente, la chiusura che la mente pone sull'anima da parte dei maschi, sempre perché la società li ha abituati a questo, dover essere forti, eccetera, eccetera, li ha condannati praticamente a non essere a contatto con la magia. Peraltro però c'erano poi i maghi, no? Voi pensate per un attimo al tempo degli antichi guerrieri. Quando parlo antichi guerrieri parlo i greci, i romani della primissima epoca, dei primordi, no? Quando Roma era un piccolo centro che si pensa iniziasse addirittura sull'isola Tiberina per poi svilupparsi sul Palatino, eccetera, dove c'era il guado del fiume, perché
sembra che il Tevere avesse all'epoca un guado, quasi, un luogo dove potessero rifugiarsi vicino al fiume, e combattevano con i territori circostanti, perché all'epoca c'era, essendo in pieno patriarcato, c'era il dominio, il desiderio di dominio, per cui o si veniva dominati o si dominava, cioè bisognava combattere. E quando si vinceva una guerra, i nemici venivano massacrati. In particolare venivano massacrati i maschi, perché erano quelli che potevano combattere, in quanto le donne da lungo tempo non combattevano più. Poi venne Romolo, no? Il primo re. C'è un grosso dibattito fra chi crede e chi non crede, no? Negli studiosi, all'esistenza di queste 7 re di Roma, che guarda caso sono proprio 7, come le 7 energie, no? Però di questo benedetto Romolo ci sono tante di quelle tradizioni che è molto difficile, è assurdo pensare che non sia esistito, e anche perché fu quello che lasciò le 12 tavole, le cose, eccetera. E il fondatore di Roma, che poi era un criminale, no? Roma è stata fondata da un criminale, diciamocelo, insomma, no? Però perché aveva ucciso il fratello, anche se l'uccisione del fratello è una tradizione, no? Specie quello del gemello che uccide il gemello, perché è come se ci fosse una lotta interiore dove la parte positiva prende il sopravvento su quella negativa, Caino e Abele, eccetera, eccetera. Che poi Caino e Abele è la parte negativa che prende il sopravvento, ma lì ci sono tante altre inferenze, non interferenze, inferenze. E dunque Romolo ebbe una grossa intuizione, no? Disse: non ammazziamoli questi nemici, inglobiamoli, no? E ogni volta che vinceva un popolo, cominciando Alba Longa, altre cose, eccetera, le incorporava, cioè gli distruggeva la città, così non ci potevano tornare, e li faceva abitare sui colli romani, no? Così formò un popolo di guerrieri, e questi badavano esclusivamente a combattere. Che possibilità avevano di praticare la magia? Nessuna. Passavano il tempo a combattere, poi successivamente, dopo la monarchia, eccetera, con la Repubblica, con Gaio Mario, soprattutto vennero stipendiati, vennero allenati giorno e notte, insomma, no? Erano il popolo più allenato della terra, quindi il più combattivo, eccetera, un po' come gli Spartani, che non pensavano ad altro che a combattere, ma era una necessità, perché dovevano difendere la loro terra, altrimenti il popolo che sopravveniva uccideva mogli, figli e si prendeva le terre, oppure faceva schiavi, mogli e figli. In genere i barbari li uccidevano, i romani facevano schiavi. E allora, in un popolo come la maggior parte dei popoli antichi, ho portato il paragone dei romani perché sono quelli più vicini a noi, no? Sono i nostri antenati. Allora, questo popolo che doveva difendere la terra, che possibilità aveva di evolversi spiritualmente e di mettersi in contatto con altro da sé, con altro mondo dal suo? Praticamente nessuno, perché la mente era sempre attivata per difendersi, per organizzarsi e per combattere. Era il loro compito. In questo caso le donne erano più libere di praticare magia, per cui le sacerdotesse erano le donne. E quindi anche nelle campagne le donne erano quelle che andavano fuori casa, e andavano a pregare gli dei o le ninfe o
o gli spiriti altri che stavano in quella zona. Ricordatevi il genius loci, nasce da questo. La famiglia aveva il villaggio, i terreni fuori del villaggio, eccetera, eccetera, andava oltre e chi implorava, ma innanzitutto il genio del luogo. E cioè le divinità che piano piano si presentano hanno un senso se li studiamo. Il genius loci è antichissimo, tra l'altro esiste pure, ma questo è un altro discorso. Non si tratta di copiare gli dei che sono stati adorati da altri o le entità che sono state adorate da altre. Poi non si tratta proprio di adorare, si tratta di sentire e di porsi in armonia. Nella magia che è stata fatta poi con molto mentalismo, che era la magia maschile, poi c'è questo sistema, io o vi imploro oppure io vi impongo, faccio lo scongiuro, faccio un casino, ma è molto maschile, è molto mentale e viene a contatto più con l'astrale negativo che con l'astrale positivo. E anche perché l'astrale negativo è anche astuto, è anche furbo e si camuffa spesso di astrale positivo per fregarci. Anche per questo è necessario aver purificato la mente, l'anima, ditelo come vi pare, prima di avere a che fare con la magia. E soprattutto occorre un capo catena in gamba e purificato, che non abbia ambizioni mentali di diventare il capo, il grande, il potere, eccetera, eccetera, se no inquina lui stesso o lei stessa tutta la catena. Perché sono le nostre intenzioni che prevalgono. Ora, le donne hanno effettivamente una carica in più perché sono madri, perché tendono a privilegiare un altro essere da loro e quindi anticamente si occupavano della comunità più degli uomini. Magari gli uomini erano capaci di difenderla in battaglia, ma chi sceglieva di operare, di scegliere i luoghi, le cose eccetera, al di là di se stessa, era la sacerdotessa, tant'è vero che in genere c'era il re che era il capo dell'esercito che sposava la sacerdotessa e lei gli dava i consigli. Tant'è vero che anticamente i giudici erano le donne, pure nella Bibbia, se andate a vedere, c'erano i giudici donne che siccome hanno raffazzonato un po' di tutto per fare la Bibbia, prendendo delle tradizioni orali colte da tutte le parti, dentro ci hanno messo anche parti che loro non avrebbero approvato tanto, ma quelle ci avevano, come il Cantico dei Cantici, che è tutta un'altra cosa, insomma, della Bibbia, no? Però ed è una costante che alla fine il monoteismo caccia la magia. Perché? Perché è il potere della donna, il potere del mondo lunare, il potere del buonsenso, del bene della comunità che viene privilegiato e non il potere di un uomo o di un'elite, che è contrario a questo. Allora, tornando all'inizio, chi vuole praticare magia, già il fatto che lo voglia fare è una potenzialità, però bisogna vedere perché lo vuole fare.
cioè se spera di risolvere i propri desideri, no? Dicendo io poi acquisisco potere, faccio i soldi, faccio magia, lì diventa preda necessaria dell'astrale negativo, che a volte gli dà anche potere. Se è una persona che ha delle potenzialità, a volte dà anche il potere, cioè aiuta a acquisire potere se è una persona che può per esempio attrarre le folle, vedi un Hitler, ma anche molto più in basso, perché gli può attrarre altra gente, ma normalmente se lo mangia e basta, cioè gli divora l'anima, gli fa perdere l'anima in vita. E quindi la purità delle intenzioni, che non è che bisogna fare, non scadiamo anche nel buonismo, no? Non è che chi fa magia deve farlo per amore degli altri, no, basta che non lo fa contro gli altri, cioè contro gli altri intendo per il semplice desiderio di potere. Si può fare anche contro gli altri, no? Se c'è un individuo molto pericoloso, molto specie nel mondo astrale, si può anche combattere, però lì ci vuole una forza che non vi dico, perché tutti quelli che dicono io faccio le fatture o io tolgo le fatture ne devono avere di forza per poter fare questo, e lì poi ci sono dei segreti che non vanno svelati. Ma la maggior parte della gente che pretende di farlo non riesce a togliere le fatture, ma non riesce neanche a farle, perché la fattura richiede, siccome in genere la fattura è fatta contro, poi ci sono anche i legami d'amore, non è giusto che una persona tolga la libertà di scelta a un altro, no? Cioè nessuno di noi vorrebbe avere una fattura d'amore per cui stiamo lì a sbavare per qualcuno che nella realtà non ci interesserebbe, no? Quindi è una prevaricazione. Ora, una persona sana queste cose non le fa, però può combattere una persona molto pericolosa, quindi può anche fare una fattura per salvare gli altri. Ma qui si aprono dei confini, perché con la scusa di fare del bene la Chiesa ha messo sul rogo un sacco di gente, per esempio, no? E quello non era un'opera di bene, certamente. Quindi bisogna stare attenti a quello che si cerca, bisogna avere chiaro dentro di noi quello che vogliamo ottenere, perché se la via della magia è perseguita onestamente con noi stessi intendo, non con i canoni esterni, la magia di per sé stessa è evolutiva. Non a caso il titolo di questi video è proprio la magia evolutiva, perché la magia fa evolvere. Perché fa evolvere? Una parte è chiara, no? Demolendo la mente condizionata si apre la mente, quella sana, quella ragionante, quella organizzativa, quella che guarda all'esterno, no? E cerca di metterci in armonia col mondo esterno, e logicamente ci fa scoprire tante cose di noi stessi e degli altri e del mondo invisibile. Voi non avete idea, ripeto, voi non avete idea dell'effetto che fa scoprire che esiste un mondo invisibile. Non è l'effetto della religione cattolica, perché lì si crede per fede, è mentale, semmai ci vengono le paure di essere puniti, voi dite a una persona mi appare un angelo, quello gli prende un colpo, dice no, io ho paura. Nella magia non è così. Voi immaginate se avete la sensazione improvvisamente che il mondo intorno a voi sia animato di spiriti allegri, benevoli, non quelli dell'estasi, del grande amore, no, quello è stucchevole, noioso, non vero, mentale,
di entità che sono benevole e che sono allegre, che sono anche spiritose, sono anche ironiche, perché non sono moralistiche, perché desiderano la nostra evoluzione, non farci diventare bravi e buoni, vogliono la nostra consapevolezza, perché loro sono in quella direzione. E veramente non ci si sente più soli, veramente è pieno. Veramente, se a un certo punto, spero di non attivare nevrosi varie, ma può capitare che qualcuno vi tocchi su una spalla improvvisamente, vi girate e dite cacchio chi è? E capita a chi fa queste cose, oltre a sentirle. A volte fanno anche degli scherzi, ma sono scherzi buoni, ingenui, allegri, no? E uno dice, vabbè, ho capito, stai qua, ok, va bene, stai pure con me, insomma, no? È come c'è una corrente astrale che si determina fra noi e quest'altro mondo, ed è una corrente che fa stare bene, perché noi ci scambiamo delle cose. Poi di questo magari un giorno ne parleremo, di cosa scambiamo noi con delle creature, no? Perché quelli che possono volere da noi, no? Disastrati come siamo, no, vogliono delle cose da noi, ma sono cose che non ci fanno assolutamente male, anzi ci fanno bene. Cioè ci deve essere uno scambio con questo mondo, che fa fare un salto di qualità, che apre la via dell'evoluzione, che fa evolvere sempre di più, che provoca una trasformazione. Ok, penso di aver detto abbastanza, poi verrà il resto. Arrivederci a tutti.